In questo video ti parlo di burnout. Burnout che probabilmente stai vivendo, ovviamente ti auguro di no, o che hai già vissuto e sei riuscito ad uscirne fuori. Siccome è una tematica a me molto cara, una tematica che tante persone mi hanno richiesto e della quale vedo che se ne parla tanto, ho pensato di fare un video, però insieme ad un vero psicologo. Come ti raccontavo nell'introduzione, questa tematica è a me molto cara perché non ti nascondo che ci sono stati momenti, e tu non te ne accorgi perché sul mio video ho una programmazione molto precisa, molto ferrea dei contenuti, perché ci sono periodi della mia vita dove ne registro veramente tantissimi, quindi ogni settimana ci sono almeno 2 se non 3 contenuti. Quindi il fatto che io sia stato fermo 2 mesi, tu non te ne sei proprio accorto. Ok? Perché ho questo tipo di impostazione per cui ci sono mesi dove ne produco anche 15-20 video. Quindi dicevo, una tematica a me molto cara perché mi è capitato, non nell'ultimo periodo ma un po' più indietro nel tempo, mi è capitato più volte in realtà di restare bloccato davanti al computer. Restare bloccato davanti al computer e non avere la forza di far nulla, ma non riuscire neanche a smettere di navigare in rete senza senso. Quindi è una cosa veramente molto molto brutta questa. A proposito, una definizione che ho trovato di burnout, perché sai, tutti ne parlano, però prima di dare la parola al mio amico psicologo Emilio Gerboni, che risponderà a una serie di domande, ho cercato una definizione semplice online e ho trovato questa. E il burnout è spesso causato da un carico di lavoro eccessivo, stress prolungato e la pressione di mantenere alto un certo livello di performance. Capito, no? Che cos'è? Ecco, quando noi diamo, poi io per fortuna sono riuscito ad uscirne perché ho un carattere molto forte, quindi so più o meno come si fa e quindi ne sono uscito, per fortuna, più volte. Ormai sono abituato, so che quando mi capitano quei periodi devo fare determinate cose e ne esco fuori. Però ci sono tantissime persone che non hanno la mia forza, il mio carattere o l'esperienza o comunque anche le conoscenze, e questo è il motivo anche di questo video, per uscirne. Quindi spesso noi siamo tutti legati a le metriche, quindi avere più visualizzazioni, guadagnare di più, ottenere più commenti, eccetera, eccetera. Ecco che quando i risultati che noi ci aspettiamo non sono quelli che otteniamo, andiamo in crisi. Andiamo in crisi perché vogliamo sempre di più, perché vediamo che gli altri ottengono sempre di più e quindi anche noi vogliamo sempre di più. E questo ci porta a stress, ci porta a effettivamente quello che si chiama burnout. Però io voglio dare la parola a Emilio Gerboni, il mio amico psicologo, proprio per far chiarezza, perché chi meglio di uno psicologo può definire questo problema che purtroppo si sta diffondendo sempre di più, perché non ti nascondo che quando mi è venuta in mente l'idea di fare questo video, YouTube ma anche Instagram mi hanno iniziato a far vedere, ovviamente è un caso, mi hanno iniziato a far vedere creator o comunque persone che parlavano di burnout, di come stessero vivendo questo periodo, di come ne erano usciti, eccetera, eccetera. Quindi è una cosa che sicuramente riguarda tantissime persone. La prima domanda che voglio fare a Emilio è questa: che cos'è il burnout? Ciao Alessandro, il termine burnout è un termine usato e ascoltato sempre più frequentemente, è diventato di uso colloquiale, quindi cerchiamo bene di capire di cosa stiamo parlando. Basti pensare che solo nel 2019 l'Organizzazione Mondiale della Sanità l'ha riconosciuto come un fenomeno occupazionale. Non è quindi considerato un disturbo mentale, quindi non è inserito all'interno del manuale diagnostico dei disturbi mentali, il DSM, è arrivato alla sua 5ª edizione, ma è considerato una reazione da stress lavoro correlato. Ci sono tante reazioni da stress, questa è una risposta specifica da stress cronico che ha delle sue caratteristiche proprie e quindi è proprio una vera e propria sindrome che indica un disallineamento tra la persona e il luogo di lavoro a vari livelli. Tantissimi content creator hanno denunciato questa condizione, di aver vissuto questa condizione sentendosi proprio come delle candele che si consumano e quindi sono una categoria a rischio, come la categoria principe a rischio che sono le professioni d'aiuto, da cui infatti tutte le ricerche sul burnout hanno fatto riferimento, utilizzandole come cavie, diciamo così. Ok, ovviamente lui è stato molto chiaro ma anche molto tecnico, lo ringrazio perché non è facile riuscire a essere chiaro per tutti, soprattutto quando fai un lavoro molto
tecnico come lo psicologo, dove ci sono termini chiari e precisi per indicare tutta una serie di cose. Una seconda domanda che voglio fare a Emilio è questa: quali sono le cause, perché secondo me è importante andare a riconoscere quali sono le cause che portano al burnout. Per quanto riguarda le cause del burnout, mentre molte problematiche vengono attribuite a fattori biologici, genetici, psicologici, più interni all'individuo, il burnout, che abbiamo definito un fenomeno occupazionale, è attribuito a fattori di natura sociale, di natura culturale, relativi alla cultura aziendale, che va a creare delle condizioni di disallineamento tra soggetto e azienda, quindi delle condizioni di lavoro insostenibili per le persone. Un esempio sono le aziende della Silicon Valley che venivano chiamate burnout shop, cioè i negozi sforna esauriti, proprio perché le condizioni di lavoro erano insostenibili. La dottoressa Maslach ha individuato 6 tipologie di condizioni che possono portare a lungo termine all'esaurimento, che sono relative al carico di lavoro, alla mancanza di controllo e autonomia all'interno del lavoro, l'assenza di gratificazione o scarsa presenza di gratificazione, presenza di ingiustizie e disparità, la disgregazione della comunità, quindi avere un ambiente ostile, e conflitti di valori, quindi l'azienda ha dei valori diversi da quelli della persona che ci sta all'interno. Quindi tutti questi fattori diventano degli stress e delle pressioni per la persona, finendo per condurla all'esaurimento. Sarebbe un po' come se uno spicchio di mandarino cercasse di adattarsi all'interno di un aglio andato a male. Ok, come al solito sempre molto chiaro, sempre molto preciso, quindi veramente lo ringrazio perché, sai, anch'io in passato ho fatto un video sul burnout, magari vattelo a vedere se ti interessa, però io non sono uno psicologo né ho mai pensato di esserlo. Avere un professionista che ci dà una chiave di lettura che è quella corretta, perché chi meglio di uno psicologo può parlare di questo fenomeno, sicuramente dà valore al video stesso, quindi al supporto che questo video vuole avere per te, perché sto facendo questo video perché ho sentito tanto parlare di questo fenomeno, l'ho vissuto io sulla mia pelle e credo che un video del genere possa essere utile. A me sarebbe stato utile per capire certe cose, però per fortuna ho amici psicologi, mi sono documentato tanto, ho un carattere molto forte, ne sono uscito, però magari nel tuo caso è diverso. Quindi andiamo ancora avanti e facciamo un'altra domanda a Emilio. Quali sono i sintomi del burnout? Riusciamo a definire un elenco più o meno preciso? Ovviamente poi ogni essere umano è diverso dall'altro, quindi mi rendo conto che avere un elenco unico e valido per tutti sia abbastanza complicato, ma è possibile risalire a una serie di indicatori? Parliamo di burnout quando ci sono 3 livelli di sintomatologia. La triade magica del burnout consiste in una condizione di esaurimento emotivo, che è accompagnata da un senso di svuotamento, da un'assenza di energia, ci si sente privi di energia, una stanchezza cronica, soprattutto relativa alle attività lavorative. Il secondo livello è il distacco, quindi una sensazione di non interesse, non piacere, di depersonalizzazione nei confronti del lavoro, di alienazione, di cinismo quindi anche nei confronti del lavoro, e ci si chiede: ma perché sto facendo questo lavoro? Forse dovrei cambiare lavoro, dovrei cambiare carriera. Il terzo livello di sintomatologia riguarda il calo prestazionale, quindi la persona le sue prestazioni, i risultati che ottiene nel lavoro sono più scarsi, e questa viene accompagnata anche da un senso di autoefficacia calante, cioè mi sento meno bravo, mi sento meno capace rispetto alle mansioni, al lavoro che sto svolgendo. Quindi quando c'è la compresenza di questi 3 livelli di sintomi, ecco che parliamo di burnout. Ok, anche in questo caso lui è stato veramente chiaro e preciso, quindi vedi, pian piano stiamo cercando di sviscerare il problema, il fenomeno più che problema burnout, provando a chiarirlo, provando ad andare a definirlo sempre di più. Però a questo punto una domanda importantissima secondo me è questa: si può guarire dal burnout? Ora, io sono convinto che la risposta è sì, anche perché io ce l'ho fatta, altre persone ce l'hanno fatta, quindi spoiler, la risposta è sì, ma come si può guarire dal burnout? Premesso che io sarei più per la prevenzione che per la guarigione, è fondamentale che tutte le persone portino molta attenzione ai segnali anche minimi di malessere, di sofferenza, di fastidio, di stress, e
imparare a collegarli correttamente, con precisione, alle condizioni di lavoro che sono causa di questo malessere, di questa sofferenza. In questo modo si può iniziare a intervenire, perché il significato è che si sta cercando di aderire e quindi di adattarsi alla cultura aziendale disfunzionale, invece di aderire a una propria cultura di benessere, fondata sul benessere, che io chiamo la cultura comfort first. Quindi nel momento in cui io, anche all'interno di una cultura disfunzionale, riesco, per me almeno, riesco a mantenere l'allineamento con la mia cultura interna, ecco che vado a ripristinare la mia condizione e non alimento questa condizione di malessere. È chiaro che molte persone che hanno poi sviluppato il burnout, come raccontano molti content creator e molti sportivi, artisti, è quella di allontanarsi per molto tempo e quindi di andare a fare una riabilitazione psico-fisico-emotiva per recuperare. Poi il problema è evitare di rientrare di nuovo in questa giostra, no? E quindi di riaccettare, reinserirsi in condizioni di lavoro che non sono per niente adatte e sostenibili alla persona. Ok, io ringrazio Emilio perché veramente queste domande, le risposte a queste domande sono state veramente chiare, sono sicuro che saranno di aiuto veramente per tantissime persone, quindi già per questo io lo ringrazio e sono veramente felice del suo preziosissimo contributo. Ci sono altri consigli, altre cose che vuoi raccontare, siamo quasi in chiusura, che vuoi raccontare al pubblico di content creator a proposito del burnout? Per quanto riguarda i content creator, nello specifico possiamo specificare che la condizione del content creator è quella di essere un freelance, sostanzialmente capo di se stesso, il che spesso va a equivalere ad essere schiavi di se stessi, cioè quindi ci autoschiavizziamo e siamo carnefici di noi stessi e quindi ci creiamo delle condizioni di lavoro che sono disallineate dal nostro benessere e quindi da quelli che sono le nostre caratteristiche specifiche, i nostri bisogni. Ma in realtà fa parte questa condizione proprio di una genialata della nostra epoca, che è stata descritta molto bene da Byung-Chul Han, no? Un filosofo della nostra società, che parla di violenza della positività, cioè questa condizione culturale per cui noi ci imponiamo di fare delle cose, siamo stati indottrinati a autoimporci di fare le cose, quindi non c'è bisogno di qualcuno che ci costringe a fare le cose, ci costringiamo da soli a fare le cose in virtù di essere attivi, di essere quelli che fanno cose, e quindi in questo senso si collega all'autoschiavizzazione, però in realtà che arriva sempre da una cultura che invia determinati messaggi. Quindi il discorso poi aggiuntivo è che noi in realtà poi non siamo nemmeno capiti noi stessi in quanto content creator, perché siamo dipendenti non stipendiati delle piattaforme in cui pubblichiamo, cioè siamo assoggettati alle regole, quindi alla cultura di quella specifica piattaforma, che sia YouTube, che sia Facebook, che sia Instagram, che sia TikTok, e siamo controllati, no? Così ci dobbiamo regolare in base alle regole dell'algoritmo che uno cerca di decifrare per capire come cacchio deve fare per entrarci. Più sappiamo tutte le regole che per esempio ci sono su YouTube, e quindi questo fa sì che spesso queste condizioni che ci vengono imposte con la grandissima gamification non sono proprio ottimali per il benessere della persona. Sentivo a proposito un video di Montemagno dove lui diceva che appunto adesso vengono, premiati video, ottengono molta visibilità i video che sono scandalistici, che creano controversia, conflitto, che attivano brutalità, che fanno leva sulle debolezze umane, sulle fragilità, e quindi appunto, parlando anche di conflitto di valori, quando sei un content creator sei spinto a fare contenuti che magari sono disallineati da te proprio per ottenere una visibilità che altrimenti non avresti. E quindi lui diceva care multinazionali, avete una responsabilità su questo rispetto al malessere che fate al mondo, non è solo la responsabilità dei content creator. Quindi questo infatti è un altro aspetto importante del burnout, perché il burnout, come è stato concettualizzato in maniera
sociale è andato a rompere l'idea che la responsabilità sia tutta attribuita al soggetto. È chiaro che noi dobbiamo imparare a integrarci all'interno di questa realtà, cercando di mantenere il nostro allineamento, come dicevamo prima. Perfetto, io ringrazio Emilio perché è stato veramente gentilissimo, disponibilissimo e ovviamente molto professionale, e quindi lo ringrazio dandogli appuntamento, magari, chissà, in futuro faremo altri video sperando su argomenti meno pesanti ma ovviamente veri e purtroppo diffusi, però insomma se riusciamo a parlare anche di altri argomenti io ne sarei ancora più felice. Grazie Alessandro, grazie a te per avermi ospitato nel tuo canale. E a proposito ci tengo a dire un'ultima cosa proprio sui content creator, che il content creator, come diciamo, in virtù di essere un freelance, è un libero professionista, quindi una persona che lavora spesso da sola, quindi si trova isolata, e questa è una delle condizioni di lavoro di stress sicuramente molto importante. Quindi è molto importante fare rete, costruirsi una rete, una comunità di persone che ti capiscono, che vivono le tue stesse sfide, che vivono le situazioni che stai vivendo tu e in cui ci si può supportare reciprocamente, quindi sia a livello di pari sia a livello di mentori, e quindi di persone che possono aiutarti a crescere e a portare avanti la tua attività in maniera molto più comoda, agevole e piacevole, quindi appunto darti quel supporto che da solo non è possibile darsi. Quindi in questo senso da content creator a content creator, diciamo, ci si può aiutare se le piattaforme non ci aiutano. E quindi io ti faccio un grande saluto. Se a proposito vuoi seguirmi, il mio canale YouTube è il dottor Emilio Gerboni Strategia Quiet Mood, e c'è il mio podcast Comfort Zone, dove appunto parlo di argomenti più legati alla psicologia. Penso che farò anche una puntata di approfondimento sul burnout e su altre cose che abbiamo detto. Quindi un grande saluto, un abbraccio e alla prossima. Bene, spero che questo video sia stato utile per te. Abbiamo cercato, io e soprattutto Emilio, abbiamo cercato di essere chiari, precisi, di darti delle informazioni veritiere, soprattutto professionali, visto che c'è uno psicologo a parlarne, e spero davvero che questo video possa esserti d'aiuto. Ovviamente se hai domande, dubbi, curiosità, commenta pure questo video e io ti risponderò laddove posso, oppure chiederò a Emilio, che è tanto gentile, oppure puoi chiedere direttamente a lui di darti delle risposte. Grazie mille e noi ci vediamo settimana prossima.